Gli stipendi mensili nella Chiesa. Numero 5. I preti. Per diventare prete dovrà iniziare un percorso formativo nel seminario per 8 anni, dove studierai principalmente teologia, storia e filosofia. Lo stipendio minimo per un prete è di circa 1.000 euro fino ad un massimo di 1.500 euro al mese. Tale mensilità è coperta in parte dalla parrocchia e in parte dalle risorse finanziarie che derivano dall'8 per 1000 e dalle offerte libere. Numero 4. Le suore e frati. Per le suore e frati non è previsto un vero e proprio stipendio, a meno che non svolgano precisi compiti e lavori all'interno della comunità ecclesiastica. Ci sono ad esempio suore e frati che percepiscono un guadagno fisso mensile, perché impegnati come insegnanti, educatrici, infermieri o altro. Numero 3. I cappellani militari. Sono sicuramente i religiosi che guadagnano di più. Il loro stipendio può arrivare anche a superare i 4.000 euro al mese. Per entrare a far parte di quest'ordine c'è un corso di studi specifico, ovvero il seminario maggiore dell'ordinariato militare. Tra i cappellani militari si distinguono quelli di terra, che seguono le missioni in giro per il mondo e vivono in tutto e per tutto la vita militare insieme all'esercito, e quelli di mare, che invece seguono le spedizioni navali. Gli stipendi sono interamente a carico dello Stato italiano, perché rientrano nei contratti collettivi nazionali dei militari civili. Infatti, i preti militari sono equiparati agli ufficiali. Gli arcivescovi militari poi sono equiparati ai generali di corpo d'armata. Questo significa che essi possono arrivare a percepire anche più di 9.000 euro al mese. Numero 2. I vescovi e cardinali. Per diventare vescovo devi avere dei requisiti. Innanzitutto devi essere presbitero da almeno 5 anni, aver conseguito una laurea o dottorato in teologia e diritto canonico ed aver compiuto almeno 40 anni di età, distinguerti per le alte qualità morali, fede e buon costume nei confronti dei fedeli. Vescovo non si diventa per anzianità, ma per nomina. Se hai tutti i requisiti, dovrà essere la Santa Sede tramite un consiglio chiamato Sinodo Patriarcale che metterà all'attenzione del Papa il tuo nome per la nomina. Uno stipendio di un vescovo si aggira intorno ai 3.000 euro. Per diventare cardinale invece, che è una figura di alto prelato, devi essere direttamente eletto dal Papa. In qualità di suo aiutante e suo consigliere dovrai aver percorso tutta la carriera cattolica ed aver ricoperto le cariche inferiori per almeno un periodo di 10 anni. Essendo una delle figure più importanti e di spicco nella Chiesa, lo stipendio medio mensile si aggira intorno ai 5.000 euro, più bonus e gettoni di presenza per le attività politiche del Vaticano. Numero 1. Il Papa. Si pensa che per diventarlo serva un lungo percorso formativo, essere per forza un cardinale ed avere un'età abbastanza avanzata. In verità, per diventare papa non serve tutto questo. I requisiti sono avere almeno 35 anni di età, aver studiato all'università dei corsi di Sacra Scrittura, teologia o diritto canonico e poi essere un vescovo, un cardinale, un prete, un diacono o addirittura un laico cattolico, ovvero un fedele della religione cattolica non ordinato appartenente a congregazioni religiose. Chi ti elegge invece
sarà solamente chi ha ricevuto ufficialmente la nomina di cardinale, che si riunisce in conclave. Inoltre si pensa che la più grande carica della Chiesa, ovvero il Papa, riceva uno stipendio del tutto rispettabile. Per farti un esempio, l'ex Papa Ratzinger percepiva uno stipendio di 2.500 euro al mese, meno di un vescovo cappellano militare. Papa Bergoglio invece svolge la sua attività totalmente gratis. Chiaro è che essendo il Papa la più alta carica, ha sempre la possibilità di attingere al denaro in ogni momento direttamente dalla Chiesa e nelle quantità che vuole.